È la psichiatra. consapevolezza che ti dà questo, cioè tu mi dici, io ripeto sempre le stesse storie nei miei fidanzati e sai che generalmente cosa dici? Ah, ma allora sono tutti sbagliati gli uomini che incontro? No, la consapevolezza ti insegna a dire sono io che ho qualcosa È da vero. mettere in discussione. Buongiorno e benvenuta a una nuova puntata di A Letto con Bianca. Io sono Bianca Balti e con me c'è la mitica divina Anna Dello Russo. Grazie mille. Grazie per essere qua con me. Grazie a te per l'invito. Che onore. Ascolta, Anna, descriviti per i nostri viewers esattamente come vuoi tu essere ricordata. Fashion victim, direi, proprio fanatica della moda, ossessionata dalla moda. Sì. Avevo un titolo giornalista, ma lasciamolo stare perché è proprio il fanatismo di moda. Bello, mi piace. Vedi, è bello sentire tu come ti senti. Fanatica di moda, mi piace, bellissimo. Grazie Allora, per avermi qui, sono molto contenta di iniziare questo gioco con te. Bene, allora vai tu con la prima carta o vado io? Come vuoi tu? Io. Vai, ok. Io. Però sai che io non ci vedo. Ah, faccio io? Da vicino Vado. ormai. Devi leggere tu. Ah, ok. Pesante, iniziamo pesantino. Pesante, Sì. dimmi. Cosa mancava nel modo in cui i tuoi genitori ti amavano? Stupendo. Riesci a dartelo tu oggi? Ma la risposta la devo dare io o questa è la domanda Tutte per e te? due. Ah, tutte Se e vuoi due. inizio io. Inizia tu. Vuoi che inizio io? Perché Ok. io sono abbastanza sempre Sì. senza filtri. Allora, i miei genitori mi facevano sempre sentire un po' pesante. C'era sempre mia mamma perché era molto presa. Io lo so che lei non lo voleva fare. Sì, non lo voleva fare, però siccome era sempre molto presa tra lavoro e bambini, mio padre non c'era mai, allora era sempre un Terribile. no? Per cui mi sentivo sempre di peso ed è una cosa che poi io ho riportato sempre nelle mie relazioni con gli uomini anche, no? Tutti uomini che mi facevano sentire pesante, che palle, no? Tu sai che c'è una figura psichiatrica che proprio reitera i traumi infantili. Cioè tu riporti esattamente questo schema nelle tue relazioni sociali, soprattutto personali. Ma per tua esperienza personale, Devi ad un certo rompere la punto catena. si rompe Certo, la catena? fai analisi un po'. Sì, io faccio analisi da mo' e secondo me adesso sto rompendo un po' la catena. Cioè bisogna evitare di reiterare il comportamento come i bambini, no? Quindi dargli un taglionetto e questo è possibile cambiando le abitudini, anche le piccole abitudini. Se tu per esempio fai sempre la stessa cosa tutti i giorni, fanne un'altra e vedrai che questo un po' poco ti porta a cambiare mente. Ma tu fai terapia? Ho fatto tantissimi anni, 14. Ma dai. Ma io sono figlia di psichiatra. Non è vero? Sì. Dai, non lo sapevo. Mio padre era psichiatra, ecco perché ti capisco perfettamente, perché questo potremmo parlare 50, cioè chiudete le telecamere 8 ore. Proprio perché appunto ho molta dimestichezza con tutte come si dice, le materie psichiatriche, psicologiche, ma soprattutto anche con le filosofie orientali, che sono vero. gemelle e ti dicono tante cose al contrario di quello che sembra. Posso Quindi, chiederti una certo. cosa? Ma c'è stato qualcosa nella tua vita che ti ha fatto scattare questa voglia di crescita, di imparare, eccetera, eccetera? O sei proprio nata così proprio perché il tuo papà comunque È era la psichiatra? consapevolezza che ti dà questo, cioè tu mi dici, io ripeto sempre le stesse storie nei miei fidanzati e sai che generalmente cosa dici? Ah, ma allora sono tutti sbagliati gli uomini che incontro? No, la consapevolezza ti insegna a dire sono io che ho qualcosa da mettere in discussione e quindi questo è lo sguardo interiore e quindi è una cosa che prima acquisisci meglio è. Allora, a me è successo dopo l'ennesimo fidanzato, dopo già 2 mi dicevi ieri mariti, sera, ecco. ex mariti, eccetera, eccetera. Ad un certo punto ho detto, aspetta, perché credo che noi come società siamo abituati a fare le vittime, no? Per cui è sempre più facile fare la vittima, come dici tu, dire quello lì era sì. così, quell'altro era così, eccetera, eccetera, che magari è anche vero, non è che non è vero, però finché No. noi facciamo le vittime non abbiamo il potere. Bianca, ti ribalto subito la situazione, è Vai. tutto il contrario di quello che sembra. Tu ripresenti la tua figura femminile, che è tua madre, che sbuffa nel rapporto di coppia col fidanzato. Ora sembra che c'è posta per te, giriamo un po' così la trasmissione, però è veramente questo, cioè non devi
devi auto-analizzare e capire che sei tu che ripresenti la stessa figura di tua mamma che sbuffa nel rapporto con gli uomini, e chiaramente il rapporto va a cacca. E poi però nel momento in cui tu capisci che tu puoi cambiare qualcosa, che sei tu che fai sempre la stessa scelta sbagliata, poi in quel momento è tanto lavoro, perché comunque devi rompere uno schema. Succederà che incontri una persona diversa e quella ti darà libertà. Ed è successo così. Infatti sarà così, lo spero per te. Vabbè, ma bella come sei, ma bella di persona, dico come, a parte la bellezza fisica, ma bella di persona. E proprio siamo noi che ci ringabbiamo, siamo noi che ci incespugliamo, no? È il nostro inconscio che ci rema contro. È quello che devi fare una sorta di pace, no? Mettersi un po' d'accordo, perché io dico sempre il peggior nemico sei te stessa. È vero. L'interiorità, sai, quando anche io dico sempre l'io sabotino, quello che ti sabota, no? Tu stai lì tutta figa, ti senti via e poi ti senti una vocina che dice però potevi fare meglio. Ma dico, Santa Maria, eccola, è arrivata. È vero, ma sai che io ho imparato questa cosa perché io comunque studio tanto, leggo, proprio perché comunque è vero che ci sono dei modi per correggere il nostro modo di pensare. Cioè io ho capito questa cosa, anzi ho visto poco tempo fa, ho letto questo studio che ci diceva che i nostri pensieri sono 50% positivi e 50% negativi, però noi tendiamo a fidarci di quelli negativi, perché diciamo, questo è più probabile che succeda la cosa negativa che quella positiva, no? Per cui, però se tu sai che funziona così, quando ti fidi di quello negativo puoi dire, aspetta, vocina bastarda. Gli dici, sai che c'è? Ma va, vero? Ma vattene. Cioè, il fatto è di rovesciare di nuovo lo schema, come dalle piccole cose, cioè insegnano le filosofie orientali a cambiare proprio le abitudini quotidiane, nel senso ti svegli sempre la mattina, vuoi il caffè? No, la mattina ti svegli, vai a correre, oppure il giorno dopo vai a fare una passeggiata, oppure portare, non so, a guardare un cane, cioè sabota il sabotatore. Però scusa, depistalo. Comunque ci vuole, cioè per avere tanta disciplina così, cioè non è facile, no? Tu ce l'hai sempre avuta la disciplina o l'hai imparata? Te la sei imposta? No, la disciplina assolutamente è una pratica che va fatta quotidianamente. È come dire, io vado in palestra e poi stai a letto, no. Io faccio yoga e non pratico le asane, no, devi assolutamente dare. La pratica è l'altra delle e la fatica, ingredienti. La fatica di continuare a praticare, la fai perché inizi a vedere i benefici? No, diventa un mantra di pulizia, diventa anche sai, svuotare la cache, come si dice, togliere via, ecco, il negativo lo butti via in una disciplina, in una routine disciplinatoria. Cioè, allora, comunque ti volevo fare una premessina. Appunto, parlavamo dei genitori, no? Io figlia di psichiatra, devo dire che nel rapporto con mio padre io ho trovato il suo sostegno dal primo momento, dal primo suo sguardo su di me. Io chiaramente ero bizzarra da bambina e lui mi ha sempre incoraggiato. In che senso chiaramente eri bizzarra? No, perché questa ossessione della moda, sai, è sempre un po' un anticonformismo rispetto alle bambine che crescono con il grembiulino bianco. Io da piccola alle elementari mi vestivo tutta di giallo per andare a scuola. Ma veramente? Non lo sapevo questa cosa! Sì, mi mettevo tutto il look la sera con le scarpe gialle, il cappello giallo, la paglietta, andavo Ma il tuo colore preferito, giallo? No, il giorno dopo era rosa, poi era... Okay. Sì. No, io mettevo il look. Tu hai inventato il color block. No, proprio l'outfit. Sì. E quindi questo era chiaramente una mania strana, una bambina che che vuole andare a scuola tutta coordinata con la paglietta, quando lì c'era un'uniformità, no? Andavi nel piccolo grembiulino bianco. Insomma, mio padre capì subito che c'era un'ossessione positiva, l'ha sempre incoraggiata, no? Sì. Allora è quello sguardo che tu devi ritrovare nelle persone, lo sguardo che ti incoraggia, che non ti saboti, perché la tua inclinazione è di andare verso non sono all'altezza, se hai il supporto, figurati, genitoriale. Infatti la mia carriera è andata molto bene, affettivamente un disastro, ma carrieristicamente perché avevo avuto quell'approvazione di mio padre. Per cui hai sentito sempre che ce la potevi fare? Che lui mi ha dato, lui mi diceva go for it, cioè lui anche mi diceva fammi vedere come sei vestita, sai, un padre psichiatra poi tutto d'un pezzo, intellettuale, che si divertiva a vedere questa stravaganza. Però devo chiederti, e tua mamma in tutto questo lasciava fare? Mia madre lasciava fare, ma soprattutto mia madre è una molto semplice, non capiva questa stravaganza, cioè la faceva passare
avversari però non la interpretava, mio padre l'ha subito capita. Sai che anch'io ero molto Ecco. stravagante, allora io non necessariamente con la moda, no? Però ero sempre stravagante, cioè io mi ricordo all'asilo facevo 1000 parti nelle recite, poi finiva la recita dove ballavo la lambada, perché ai tempi si ballava la Certo. lambada sul palco, cioè mi piaceva proprio fare lo show, hai capito? E però io ho sempre imparato tipo, cerca anche di calmarti, no? Quello era il messaggio. Ma E- perché tuo padre che sguardo aveva su di te? Mio papà era sempre a Era sempre lavorare, via. sempre. No, tra l'altro l'ufficio era sotto casa, però lui sempre lavorava perché faceva la distribuzione dei giornali, per cui lui lavorava anche durante le festività, d'estate, non c'era mai... E dimmi una non so. cosa, e tu come sei Sì. con le tue figlie ora che hai sentito queste mancanze? Brava, e io cerco di fare quella cosa lì, però mi fa ridere perché aspetta, perché mia figlia, soprattutto quella americana, che è piccolina, lei pensa di essere bravissima a fare tutto. Allora io certe volte dico, magari sto un po' esagerando. Cioè, lei mi dice, mamma, voglio fare la veterinaria, artista, e poi tipo l'altro giorno fa, e forse voglio fare anche la cantante. stupendo. E io faccio sempre, certo! Tu la devi incoraggiare, quello è, abbiamo bisogno di quella fonte di incoraggiamento incondizionato, che è l'amore poi. Vero, non dici che c'è un po' un too much ad un certo punto? No, con i no, bambini no, assolutamente no, perché le stravaganze dei bambini in quel momento sono talmente veritiere, autentiche, che poi si possono assolutamente sviluppare in tante altre forme di professione o di passione, quindi vanno incoraggiate È assolutamente. solo per la self-confidence, per essere Sì, sicuri di sé. danno quel tipo di confidenza che poi ti permette di arrivare al tuo sogno, ma Certo. i bambini, se tu quando vedi che giocano, si perdono nei loro sogni, nei loro giochi, in quel momento è un'espressione creativa incredibile, è quella che noi dobbiamo ritrovare poi da grandi, quando iniziano tutte le vocine a parlare. Comunque io ho trovato una cosa molto efficace, non so Sì. se tu l'hai mai fatta, a me piace tantissimo. Io mi metto queste affirmation sullo specchio, Ah, ok. per cui quando io vado alla mattina a specchiarmi nel mio specchio è tipo, sei fantastica, Ah, stupendo. ce la puoi fare, tutto così. È bello però, assolutamente. sì. Io lo faccio con i vestiti, se azzecco il luce dico wow, ci sei e vai. Cioè, io dico, i vestiti sono i miei superpoteri. Adoro. Quando sono depressa, proprio depressa, nel senso, non esageriamo, Sì. quando vado un po' giù, mi metto subito un bel look e cambia il mood. Che bello, Sì. bello. Anche i tacchi alti fanno questo Ah effetto. sì, a me no, fanno l'effetto opposto. Ah, sì. Vado, pesco vai io tu. adesso? Vai, vediamo. Ah, bello, è vero. Senti, Dimmi. chi è una persona che ammiri? Cosa ti piacerebbe imparare da lei, lui? Perché posso dirti una cosa? Voglio veramente sentire cosa dici, perché come fa l'Anna dello Russo a avere... Cioè, Uff, c'è qualcuno a tante cui icone, guardi. tante Ah, sì? icone. Uff. Allora, io la persona che ho ammirato di più è stata Franca Sozzani, te lo posso Ah, ma dire. dai. E veramente, più lei non c'è e mi manca, e più riconosco il suo potere forgiante che ha avuto lei su di me, le sue parole, le sue incazzature, quello che mi ha detto, perché lei è stata la persona che mi ha permesso di esprimere la mia professionalità al massimo e di darmi proprio lo switch anche mi ricordo, assolutamente appassionata di moda, ma della provincia italiana, con delle idee anche un po' gnucche, chiuse, invece io con lei non ho più avuto barriere. L'impossibile era il nostro quotidiano, l'audacia, ecco l'audacia, lei mi ha insegnato l'audacia, ma che poi la puoi mettere in tutte le professioni. Ma che poi voglio dire, tu l'hai sviluppata, a mio parere, a un Anche livello superiore, forse. No, tu non sei... Tu per me, nella moda, poi magari è grazie. ignoranza, però secondo me tu hai È un bel portato complimento. l'audacia Grazie. al livello più alto, hai sublimato l'audacia. Grazie mille, questo è un bellissimo complimento, ma infatti io quello che voglio dire, l'audacia va Sì. messa in tutte le professioni ed è quello stimolo anche a uscire dal comfort zone, fare sempre di più, che tu voglia ballare, cantare, curare, volontariato, qualsiasi cosa, e col fatto che non devi alzare sempre l'asticella su di te. E il fatto nella moda anche l'averlo trasporto fisicamente sul modo di porsi e di vestirsi ha fatto anche tanto, perché è un messaggio che arriva, più leggero arriva, più forte a più persone arriva. Certo. Quindi anche visualizzare, no? Quando uno dice ma come fai a vestirti così? Io se vado anche così, vado giù, se vogliamo andiamo a fare una foto nella piazza qui,
non ho paura che la gente mi giudichi, che dice ma dove va lei? Perché è quel tipo di messaggio positivo, diranno, ah ma guarda lei, magari i bambini dicono wow, è quello che mi... Certo, è il sogno, tu sei il sogno e poi hai avuto l'audacia in tante cose. Ad grazie. esempio, in queste social, ad esempio, tu sì. sei stata una pioniera, vero? Ma allora il social, Bianca, per tutti è stato un nuovo mondo, è un mondo accanto all'atere di quello reale, è un canale potentissimo e quindi è un potenziale per tutti, e lo dico a tutti coloro che ci ascoltano, anche giovani, è un potenziale incredibile. Infatti ci ha permesso di andare oltre la pandemia, ci ha permesso di non morire soffocati da questi 2 anni, proprio perché ha creato un mondo Quello è parallelo. vero, soprattutto durante la pandemia. Soprattutto durante Ho scoperto un nuovo mondo perché ero io con i social e ho conosciuto, ho fatto tante amicizie. Anche, sì. Magari ti è venuto in mente anche di fare una format del genere, Esatto, giusto? sì, Perché sì. è una cosa che ormai lo streaming è parallelo a tutto quello che è il canale di comunicazione, il canale cinematografico, Certo. televisivo, quindi il web è una potenza incredibile. Ma sì, lavorando nel giornalismo ho subito captato che se c'era un calo nella realtà come nell'editoria cartacea, c'era un innalzamento incredibile di attenzione su tutta la parte web, anche nella parte corporate, cioè nei giornali, per dire, nella Condé Nast c'è stato negli anni 2010 più o meno, 2009, questa impennata del web a discapito purtroppo Certo. sai, insomma, una cosa un po' limitante sull'editoria cartacea. Sì. Qui poi soprattutto l'impennata individuale, ognuno aveva una sua voce Certo, che non avrebbe vero. avuto in altri casi, quindi io dopo tanti anni di Vogue, dietro un cartello comunque grande come una casa, finalmente avevo lo spazio per dire anche la mia possibilità, la mia opinione, È vero. e mi ci sono saltata sopra. Però gambe. io mi ricordo, perché io ho iniziato i social dopo di te, Sì. e io mi ricordo che quando tu, ma non te lo dico per offenderti, però, perché Certo, speriamo. alla fine hai vinto tu. Ah. Però mi ricordo che quando tu hai iniziato c'era un po' la cosa tipo, Sì. ma che fa l'Anna, hai Sì, capito? certo. E invece Certo. tu ci hai visto super lungo. Quando tu dici l'editoria non vendeva più il cartaceo, eccetera, eccetera, ok, ma io ricordo che erano più le persone che Dissacranti, che sì, stavano lì, hai capito? certo. Che non volevano arrendersi ai social. Poi si sono arresi tutti, ma non volevano arrendersi. Invece tu l'hai visto proprio, tu sei proprio giovane dentro, ma Grazie, giovanissima. grazie mille. Sei una teenager Grazie mille. eterna. Ma allora il rischio lo devi sempre prendere, ricordati. Ecco perché la moda mi piace ed è il mio lavoro per eccellenza, perché ti porta a rischiare anche alla gente che ti guarda e dica ma questa qui guarda che fa wherever, ma quel tipo di attitudine un po' pionieristica, anche di rischio, ti porta poi ad altri successi. E non mi è mai interessato a me please them, cioè far sì che compiacere tanti, ma rimanere sulla comunicazione, interessante sulla comunicazione. Sì, sì, è vero. E Questo tu sei quella cosa lì, mi ed piace, è il non mio te ne lavoro. freghi No. mai di quello che pensa la gente, sei fedele a No. te stessa, vero? Cioè, insomma, non è che ci ho fatto il callo, cioè fa parte di un rischio, fa parte di un gioco, ma soprattutto il social ti avvicinano ai giovani e per me la cosa altra importante è il contatto con le nuove È generazioni. vero, perché comunque io tipo sono contentissima di avere una figlia teenager, Sì, perché capisci? io le chiedo sempre Certo. consiglio, cosa va, eccetera, eccetera, perché La prima figlia, no? Quella che ho sì, conosciuto. Matilde che oramai ha Matilde. quasi 15 anni. Ma è bellissimo, non è quella cosa. Vabbè, io ho un po' anche quella cosa lì che non accetto tanto di invecchiare. Certo, Poi chi no? sono in quella fase che vorrei essere lei, vorrei essere la sua amichetta, eccetera, eccetera. So che non è una cosa giusta, però è vero, no? Cacchio. Deep down dico, voglio anch'io essere quindicenne e vivere questa cosa bella. Però è Lei è importante che ti perché- svecchia la testa, sì, ti svecchia ma poi le... è fuel per la tua Assolutamente. mente, è vero, è importante. E appunto il contatto con i giovani è osmotico, cioè tu magari, con la generazione di tue figlie, ma a me con le mie ragazze, è di dare a loro un'esperienza, magari anche di strumenti discettivi, però dall'altra parte loro rinfrescano gli occhi. È vero, è vero. Devi sempre, ecco, finché interesserai i giovani capisci che è quella la strada giusta, soprattutto ai bambini. Se il bambino ti guarda storto c'è qualcosa che non va. Io dico sempre, mamma mia, il bambino se mi dice wow, ci sono ancora. Perché il I bambino giudizi. ha l'aspetto più genuino, vero. sai quella sottile linea tra
la cosa giusta è anche la caduta di stile o il ridicolo, e il bambino È vero, è vero. allora la sente, Sì, perché sì, è ecco. vero, è vero. Però del giudizio, allora, la moda è un'altra cosa Sì. importante, la moda insegna a non giudicare, ognuno è libero di fare quello che vuole e di mettersi come vuole, cioè anzi è proprio cara Bianca. Però tutti giudicano dappertutto. Pazienza, però la moda, quella bella, è meritocratica e ha senza di giudizio, perché chi sei tu per dire che quella sfilata è bella, quella non è bella, quella, c'è una creatività sconvolgente, ci sono team e team che se la giocano. Ma posso chiederti una cosa? E tu questa mancanza di giudizio, dove L'ho l'hai imparata? Ecco, L'hai imparata, è vero? È come la pratica che tu mi dicevi, la disciplina, nasce da tanta disciplina. Perché ad esempio anche i nostri genitori, comunque, le loro generazioni ci insegnavano che i giovani non avevano mai ragione, non li ascoltavano i giovani, no? Certo. Era sempre i giovani che dovevano ascoltare i grandi e i giovani dicevano sempre le stupidaggini, no? C'era quel tipo di autoritarismo che oggi non è più. È vero. Oggi ci vuole autorevolezza, che è un'altra Però, cosa. Anna, secondo me tu, perché sei fantastica, grazie. non vedi che comunque in generale, cioè sei tu che sei cambiata, sono io che sto cambiando, ma la società non cambia tanto. No, io vedo che ora ci sta veramente, è un periodo, grazie al web, grazie a questa rivoluzione sociale, telematica, digitale, c'è stato veramente sta cambiando tantissimo. Le nuove generazioni sono molto più libere di noi, le nuove generazioni parlano veramente di emancipazione, di abbattimento di genere, di non distinzione delle razze. Questa, guarda, che è una grandissima conquista. È vero. E la moda, che è specchio di ciò, inizia a rifletterne. Segue. E ricordati che chi giudica è l'ignorante, cioè colui che non sa, è questo atteggiamento. Tu, se fai pratica, ecco perché hai cultura, pratica, informazione, approfondimento, non giudichi. Pensaci un secondo. Devi rimanere open, e poi c'è un termine in inglese che mi piace tantissimo, che è teachable. E che significa? Remain teachable, rimani teachable, nel senso che aperto ad imparare. Aperto, no? Al contrario, invece teach sarebbe insegnare, però teachable è nel senso lascia che le altre persone ti insegnino ancora. E questo te lo dà la cultura, un approfondimento, una costante disciplina mentale di pulizia che ti insegna a non avere quella reazione subito, che brutto, che vedi nei social, no? Quella reazione bruttissima. Perché? Perché quella è nasce dalla frustrazione e dall'ignoranza. È vero, Se tu hai una forma di intellettualità strutturata, ti astieni a dire, ma anche nei commenti, a dire ma che bella, ma che brutta. Non lo dici, perché è questo teachable, meraviglioso che hai detto tu, ti tiene la testa aperta a qualsiasi informazione maggiore, che ti dia più lucidità o magari una consapevolezza maggiore. È vero, è vero. E tutto si può imparare. Ne parlavamo anche con Nima in un altro episodio. Un altro fenomeno, lei, fotografa. Diciamo questa cosa, che certe volte, no, l'istinto è quello di dire, di fare il commentino. Invece, se tu in quel momento che vedi il post, invece di fare il commentino, metti il cuoricino e dici, gorgeous, bellissima, no? È una cosa, ma non è ipocrisia, è quello di allenare la tua mente, vero? Assolutamente. Di allenare la tua mente perché ad avere sempre qualcosa di positivo da dire invece che dire sempre qualcosa di negativo. E i social purtroppo hanno questa doppia faccia, cioè ti permettono, cioè sono grandi scivoloni quando tu fomenti questa frustrazione, ok? Però nello stesso tempo arrivano più persone. Quindi qualora questa popolazione digitale incredibilmente interessante si studiasse, si acculturasse e praticasse in discipline o leggesse libri o letteratura, questa educazione aiuterà a fare una società migliore. Sì, è vero, tutta educazione, è vero. Tutta educazione. Però io lo vedo già, ci sono dei grandi semini positivissimi nelle nuove generazioni. Guarda solo Mammut e Blanco, per dire, hanno vinto Sanremo con questa canzone meravigliosa. Ora parliamo di una cosa prettamente italiana, ma che dopo i Maneskin, già portatori di libertà, di non pregiudizio, di un genderless, arrivano loro e spaccano con una canzone che parla di che cosa? L'abbattimento delle identità di genere. Cioè a noi non ci interessa sapere se sono insieme, se non sono insieme, chi sono. Noi ci interessa sapere che hanno un'alchimia pazzesca, artistica, e che cantano una canzone che piace a tutti, dalle mamme ai bambini. È vero, è vero. E poi che loro siano uomini, no, non ci interessa, ci interessa la loro apertura
proprio universale, e guarda che quella a Sanremo su una piattaforma italiana così è un grande gesto di emancipazione. Comunque la serenità, una parte della serenità è la mancanza di giudizio. Sì. È vero. Quando tu sei, ma anche nelle piccole cose, pensate a voi, no? Quando stai nervosa, subito, ma no, te la prendi con tutti. Se tu sei calma e serena, non hai giudizio, non hai... Ma tu Anna sei una guru! Tu Anna veramente dovremmo farci 20.000 episodi. Però devi praticare tutti i giorni una È disciplina vero. di pulizia, perché altrimenti si sporca la testa. È Come le lenzuola, se non le lavi tutti i giorni si sporcano. Non è che ti basta arrivarci, ogni giorno devi fare qualcosa, che sia una disciplina, che sia uno yoga, che sia una meditazione, che sia giocare con tua figlia, che sia leggere un libro. E posso aggiungere una cosa, e anche però quando poi sbagli, fai uno scivolone, anche essere magnanimo con te stessa e dire Certo. va bene, riconosco di aver fatto uno sbaglio, però non lascerò che questo sbaglio condizioni il mio Lo percorso. sbaglio, è nello vero? yoga lo sbaglio è la prima cosa, perché tu se fai una sana, vuoi fare una sana, per esempio un ponte, no? I bambini fanno il ponte, sai, arcarsi indietro così. Io per fare il ponte ho messo 8 anni di yoga, e se avessi forzato quella sana mi sarei spaccata anche la schiena. Certo. Quindi impari che l'errore fa parte della vita quotidiana, ma lo devi saper gestire e non lo devi forzare. Certo. Allora Anna, Sì. facciamo un paio di carte botta risposta? Sì, dai. Vai. Allora vado io per Secche, prima? sì. Secchissima. Ta ta ta. Ah, riesci sempre a capire la differenza tra istinto e paranoia? A posto. Una cosa E leggera. a me, a te. No, tutte e due rispondiamo. Ah. Allora, però io dico Io- no, è difficile, però sto diventando più brava. Io sì, sai perché appunto no. la paranoia è quando proprio ti incespugli, hai capito? Lo Quando so. vai in loop, come dicono quando vai in overbooking, dicono anche in looping. Dall'idea, è vero. Cioè la paranoia è quando proprio dici ma stai sempre a pensare alla stessa cagatela, l'altra è meglio. È l'istinto invece. E l'istinto lo devi seguire, la Ok. paranoia devi Bene. eliminare. Vai. Ok, però non è facile, impari anche quello. Quello. Cosa vuoi imparare ad amare di te stessa? Che già non ami, se c'è qualcosa. Diciamo aspetto caratteriale un po' la scontrosità, perdo pazienza tu, molto veramente? Non si perché mio direbbe. nonno era così, mio nonno è di Gardo, Ok. e mi ricordo che Quelli di Gardo. è di Gardo. Si sa che non hanno la pazienza. Cioè mi portava a comprare, lui mi portava a fare shopping e andavo sempre con lui perché era chiaramente top, un nonno stupendo, mi portava a comprare tutti i vestiti io, e quindi lo curavo moltissimo. Nel negozio però magari c'era la musica alta, allora si incazzava, passate la musica! E io stai tutta timida perché volevo assolutamente comprare, portare a casa il bottino, e mi ricordo che rimanevo sempre imbarazzata che mio nonno gridava, e un po' sono così, io prima qualcuno mi ha aggiustato la cosa, io, Tu urli? Veramente? no, mi innervosisco. No, anche a te ti viene un po', cioè non riesci. Ok, Quindi sì. la scorbuti, Ok, sgorbuti, un po' ok. sgorbuti. Io Tu? invece direi il passato. Io non riesco a perdonare gli errori del passato. È difficile quella, Cioè ce la sto facendo, sono sempre più brava, però è quella cosa che tanto non puoi cambiare, per cui la devi accettare e basta. L'accettazione Sai poi come- è la chiave della Assolutamente, serenità. ma sai che dicono Sì. appunto le filosofie orientali, taoiste? Non guardare mai indietro, mai. Quando pensi, anche nelle piccole cose, anche penso, non va bene, energia sprecata. Ma sono gli altri che mi fanno guardare indietro, è tramite il giudizio degli altri, però me ne dovrei fregare, Sì, ovvio. ma però- ricordati una cosa, energia sprecata, se guardi indietro, ma anche nella vita normale, no, se guardi indietro, a parte ti viene il torcicollo, ma, ma perdi tempo, di guardare solo avanti. Quando pensi anche ieri ho fatto, no, giriamo la pagina. È vero. Prova piccoli Comunque, esercizi. Anna, tu ti sei rivelata super saggia. Super sana, sono molto sana. No, magari in realtà la gente mi vede vestita, diciamo, estrovertita, ma invece sono ipercentrata e soprattutto anche molto saggia, No, ma per davvero, veramente. anche a livello di noiosità, cioè che non, un po' noiosetta, un po' Ma precisetti. gli altri si annoiano perché sono gelosi, Un po' diciamo. precisetti. Sono un po' precisetti e sgorbuti come io nonno di Gardo. Grazie Anna, allora ci rincontreremo la prossima volta Assolutamente. perché Bianca, la tua grazie. saggezza non ha fondo, per cui... Grazie mille, Bianca, è Grazie stata un'ottima, mille. una stupenda cosa di fare Grazie mille, insieme. baciati. Aspetta che sono anchilosata. Aspetta, mi si vedono le tette, no? No,
No, sono contenta assolutamente, grazie di avermi avuto qui. Poi finiamo così, guardando questi bellissimi colori, gioielli della nostra amica Giovanna. Giovanna, ti vogliamo qua a letto con noi letto, un giorno. chiamiamola Gio. Facciamo un pigiama party. Chiamiamola Gio, ecco, lei è proprio parte del mio cuore. Oh. Grazie mille Bianca, grazie a tutti, ciao. Ciao ragazzi.